Scopri qual è il tuo livello di italiano. Se stai imparando l'italiano come lingua straniera e vuoi sapere qual è il tuo livello, sei nel posto giusto. Con questo quiz, infatti, potrai scoprire qual è il tuo livello di italiano. In particolare, in questo quiz ci concentreremo sui modi di dire e le espressioni idiomatiche italiane. Una precisazione. Questo quiz è per chi parla l'italiano a un livello intermedio o avanzato, quindi probabilmente non è adatto alle persone che per esempio hanno iniziato a studiare l'italiano 72 ore fa. Se sei qui, do per scontato che tu capisca l'italiano e abbia raggiunto il livello intermedio. In altre parole, il livello B1, B2 o Cieli 2, o come c***o si chiama. Con questo quiz potrai scoprire se sei a livello intermedio, intermedio superiore, avanzato, oppure se sei a livello super italiano. Qualcuno dice super Italian, si può dire entrambi i modi. Il livello Super Italian corrisponde alla massima fluenza ed è comparabile al livello dei madrelingua italiani. Prendi una matita, una penna, un cacciavite, non lo so, prendi quello che usi normalmente per scrivere e segnati le risposte. Intendo dire, segnati le risposte giuste. Alla fine del video ti dirò qual è il tuo livello di italiano, almeno per quanto riguarda le espressioni idiomatiche, quindi diciamo l'italiano colloquiale. Nei commenti, mi raccomando, fammi sapere quante risposte hai indovinato. Basta anche soltanto il numero. Per esempio, se non hai voglia di scrivere un messaggio, puoi anche solo scrivere 5, 6, 7 e così via. Io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Ma evitiamo di perdere tempo e vediamo subito la prima frase. In teoria il progetto doveva iniziare il 20 gennaio, poi hanno spostato la data d'inizio al 20 marzo, poi al 20 aprile, poi al 20 maggio, poi al 20 giugno e così via. Adesso non è neanche chiaro se e quando inizierà il progetto. L'anno alle mm. Quale modo di dire potremmo usare in questa frase? Il significato è rimandare a tempo indeterminato, probabilmente perché la persona in realtà non ha voglia o intenzione di fare la cosa in questione. Quindi in sostanza è come dire lo farò più avanti, lo farò in futuro. Qual è questo modo di dire? Ti lascio alcuni secondi. L'espressione è rimandare alle calende greche, quindi l'hanno rimandato alle calende greche. Tra l'altro questo modo di dire ha un'etimologia piuttosto simpatica. Se ti interessa scoprire perché si dice così, qui ti lascio un video che ho fatto qualche tempo fa. Mi raccomando, quando puoi, dagli un'occhiata. Non rimandare la visione alle calende greche. Ma vediamo la frase successiva. Da quando ha iniziato a studiare la letteratura antica, Moreno passa le giornate in biblioteca a leggere antichi manoscritti. Dice che i problemi del mondo non lo interessano più. Ormai pensa solo alla letteratura. Si è in una d. Quale espressione potremmo usare? Il significato è isolarsi dal mondo e non interessarsi ai problemi sociali e politici. Per lo più esprime un giudizio negativo. Se stai pensando di completare la frase dicendo si è chiuso in una biblioteca di non va bene. Qual è questo modo di dire?
Ti lascio alcuni secondi. L'espressione che avevo in mente è chiudersi in una torre d'avorio. Quindi si è chiuso in una torre d'avorio. Se ti interessano altri esempi e l'etimologia di questo modo di dire, qui ti lascio un video che ho fatto qualche tempo fa. Mi raccomando, dagli un'occhiata. Ma vediamo la frase successiva. Ti premetto che questa espressione è piuttosto difficile. La frase è anche piuttosto lunga perché devo spiegare bene la situazione. Una volta io, Ilaria e Roberto abbiamo messo i soldi insieme per organizzare una cena. Roberto ha comprato le cose necessarie e ci ha detto di aver speso 30 euro. Quindi, visto che eravamo in 3 a organizzare la cena, gli abbiamo dato 10 euro a testa. Poi però abbiamo visto lo scontrino e abbiamo scoperto che Roberto in realtà non aveva speso 30 euro, ma aveva speso 15 euro. Lo scontrino è quel pezzetto di carta che vi danno quando comprate qualcosa, per esempio in un supermercato. In sostanza Roberto si era tenuto 15 euro senza dire niente. Aveva la Quale espressione possiamo usare in questa frase? Sì, ok, potremmo usare il verbo rubare, ma in realtà ho in mente un modo di dire che ha proprio questo significato specifico. Qual è? Questa espressione significa tenere per sé una somma di denaro senza dire niente. Ti lascio alcuni secondi di tempo. L'espressione è fare la cresta, in particolare fare la cresta su qualcosa. Quindi la frase sarà aveva fatto la cresta. Hyper Combo! Aveva fatto la cresta. Si può dire fare la cresta oppure farsi la cresta, o perlomeno io dove vivo io sento entrambe le varianti. Fai attenzione perché se usi il verbo farsi, il participio deve concordare. Quindi sarà Roberto si è fatto la cresta, Martina si è fatta la cresta, i miei amici si sono fatti la cresta, le mie amiche si sono fatte la cresta. Tra l'altro, quando ero giovane ho fatto un video su questa espressione idiomatica. Se vuoi vedere altri esempi, qui ti lascio la scheda. Per l'esame di italiano devo studiare in totale 300 pagine. In un mese ho studiato solo 30 pagine. Ormai mancano pochi giorni all'esame e devo ancora studiare 270 pagine. Diciamo che sono molto indietro rispetto ai miei piani. Sono in mm, mm. Quale modo di dire italiano potremmo usare in questa frase? Se stai pensando di dire nella non va bene. Cioè, come significato potrebbe andare bene, però dal punto di vista grammaticale non va bene perché c'è la preposizione in, non c'è la preposizione articolata nella. Comunque il modo di dire che ho in mente significa essere molto indietro rispetto ai piani. Qual è? Ti lascio un po' di tempo per pensarci. L'espressione è essere in alto mare, quindi la nostra frase è sono in alto mare. Brutal combo! Sono in alto mare. Alcune persone usano anche il verbo stare, quindi ti potrebbe capitare di sentire anche sto in alto mare.
Non è sbagliato, si può dire in entrambi i modi. Daniela non è molto concentrata in questo periodo. Mi sembra molto distratta. Quando le parlo sembra sempre che stia pensando ad altre cose. Ha la tra le Quale modo di dire possiamo usare in questa frase? Questa espressione significa essere distratti, essere disattenti, non essere concentrati, essere immersi in altri pensieri. Si può anche usare, per esempio, quando qualcuno si dimentica le cose. In italiano c'è un'espressione idiomatica che ha proprio questo significato. Qual è? Ti lascio alcuni secondi di tempo. L'espressione è avere la testa tra le nuvole, quindi ha la testa tra le nuvole. Master Combo! Ha la testa tra le nuvole. Tra l'altro questa espressione idiomatica si può usare anche con il verbo essere seguito dalla preposizione con. È con la testa tra le nuvole. Ti premetto che questo modo di dire è abbastanza difficile da usare in modo corretto e anche alcuni madrelingua italiani lo usano in modo sbagliato. Poi ci sono anche degli italiani che proprio non lo conoscono. Se lo conosci, complimenti, vuol dire che il tuo livello di italiano è davvero molto alto. Vediamo la nostra frase. Ieri stavo parlando con Margherita e lei a un certo punto si è offesa. Stavo parlando in generale e ho detto: alcune persone dicono di essere corrette, ma in realtà non lo sono. Dicono che sarebbe giusto fare una determinata cosa, ma poi, quando nessuno le guarda, fanno il contrario. A questo punto Margherita si è offesa, come se stessi parlando di lei. Secondo me, la, di, quale modo di dire idiomatico potremmo usare in questa frase? Se stai pensando di dire le bruciava il c***o, non va bene. Non va bene dal punto di vista grammaticale. Non puoi inserirlo in questa frase perché la struttura non corrisponde. L'espressione che ho in mente significa offendersi per discorsi ritenuti allusivi, cioè la persona sa di avere la coscienza sporca e o di aver fatto qualcosa di male e si offende se uno fa delle allusioni generali. In altre parole, la persona si sente, come dire, accusata, ma in realtà nessuno la sta accusando. Ti lascio un po' di tempo per pensarci. L'espressione in questione è avere la coda di paglia. Quindi la nostra frase è: secondo me aveva la coda di paglia. Master Combo! Questa è una combo da maestri. Come dicevo prima, molti italiani non capiscono o usano in modo sbagliato questo modo di dire. Se lo conoscevi già, complimenti. Tu credi di poter cambiare Francesca. Lei è fatta così. È inutile che le ripeti ogni volta le stesse cose. Continuerà a comportarsi allo stesso modo. Non puoi da una Quale espressione possiamo usare? Il modo di dire che ho in mente significa pretendere da qualcuno qualcosa che, viste le circostanze, è verosimilmente impossibile. In questo esempio specifico, pretendere che una persona si comporti in modo diverso. Qual è questo modo di dire? Ti lascio alcuni secondi.
L'espressione è cavare sangue da una rapa, quindi non puoi cavare sangue da una rapa. Monster Combo! Questa è una combo mostruosa, quindi non puoi cavare sangue da una rapa. Il direttore sta cercando di accontentare sia l'ufficio marketing sia l'ufficio delle risorse umane. Questi due uffici hanno esigenze diverse, quindi il direttore cerca di alternare, cioè una volta accontenta un ufficio, la volta dopo accontenta l'altro ufficio. Da un al e uno alla Quale espressione idiomatica potremmo usare? Il significato è cercare di accontentare parti diverse che vogliono cose diverse, se non opposte. In particolare alternando, cioè facendo una concessione a una parte e poi una concessione all'altra parte. Quindi accontento il primo, accontento il secondo, accontento di nuovo il primo, accontento il secondo e così via. In italiano c'è un modo di dire idiomatico che vuol dire proprio questo. Qual è questo modo di dire? Ti lascio alcuni secondi. L'espressione è dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Quindi dà un colpo al cerchio e uno alla botte. Brutal Combo! Questa è una combo brutale. Dà un colpo al cerchio e uno alla botte. Se ti interessa l'origine di questo modo di dire, quando ero giovane ho fatto un video proprio su questo argomento. Ti direi di andare a guardarlo, però fa cagare. Però se ti interessa l'etimologia di questa frase, qui ti lascio una scheda. Nei commenti, mi raccomando, fammi sapere quante risposte hai indovinato. Basta anche soltanto il numero. Se conoscevi tutte queste espressioni e hai indovinato tutte le risposte, complimenti. Parli l'italiano a livello super italiano. Se hai indovinato almeno il 50% delle espressioni, complimenti comunque, probabilmente sei a livello avanzato, almeno per quanto riguarda le espressioni idiomatiche. Se hai indovinato almeno il 25% delle risposte, probabilmente sei a livello intermedio superiore, che viene chiamato anche livello intermedio avanzato. Se hai indovinato meno del 25% delle risposte, oppure se non conoscevi neanche una espressione, probabilmente sei a livello intermedio. Ma non scoraggiarti, perché su questo canale ho pubblicato centinaia di video sulle espressioni idiomatiche italiane. E quando dico centinaia, intendo centinaia in senso letterale. Se apprezzi il mio lavoro e vuoi accedere a tutti i miei video, ti invito ad abbonarti. In questo modo potrai accedere al club esclusivo con tutti i video e i contenuti extra. Puoi abbonarti su Patreon oppure direttamente su YouTube cliccando sul pulsante Join. Qui ti lascio i due pulsanti. Poi aggiungo le istruzioni anche nella descrizione del video e nei commenti.